Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? È stata una settimana potentissima. Abbiamo pubblicato varie testimonianze, due testimonianze, tra cui l'ultima della nostra sorella che ci ha fatto veramente lavorare profondamente internamente. Mi sono arrivate tante mail di ulteriori testimonianze. E guarda, allora, c'è poco da dire. Quando metti amore, passione e disciplina nelle pratiche, la tua vita cambia irreversibilmente. E quindi la fede non è qualcosa, non è un atto mentale. La fede non è una credenza. La fede inizia quando tutte le credenze finiscono. Tu sei già un atto di fede. E l'ossigeno è la fede. Il fatto che respiri è la fede. Ma dove sta la differenza? Ci siamo incarnati per prendere consapevolezza di questo. Questa è la differenza. E quindi tutte le pacificazioni che fate degli spiriti perturbati, che poi sono le immagini della vostra vita, passato, ehm, anche del futuro, perché la mente ti acchiappa anche nel futuro, no? Che non esiste il futuro in tempo lineare. Ecco, la pacificazione delle immagini perturbate avviene a gradi di intensità sempre diversi. E, quindi non è detto che una persona completamente centrata non incontri un nuovo inferno a cui allearsi, mi spiego? E quindi, ragazze mie e ragazzi, è veramente straordinaria questa grande famiglia che abbiamo creato perché ci supportiamo l'un l'altro ed è straordinario. Allora, ragazze mie ragazzi, anch'io sono agitata in questi giorni. Il sito web non è ancora finito, non è ancora finito, cioè poi ci sono, cioè diciamo una, come vi ho detto, vi avrei detto delle le modifiche, no? Le masterclass le faremo a gennaio, ho preventivato a gennaio, il sito web appena è pronto, le cose belle si fanno attendere, no? E quindi appena è tutto pronto vi comunico tutto ovunque, va bene? Intanto continuate a lavorare con grande passione, amore e disciplina. La pratica dei 21 giorni per le ragazze nuove e ragazzi nuovi la trovate qua sotto. E tutto quello che c'è da studiare non l'ho messo in dei libri, ma è tutto nei podcast. L'arte sciamanica, meditazioni guidate e pratiche sciamaniche e yoga sciamanico. Cioè avete proprio un compendio libero sul canale per poter fare tutto quello che il vostro cuore, la vostra anima necessita, arde di fare, ok? E che cos'altro vi volevo dire? Alcune mail non sono riuscita a leggerle, alcune altre devo finire ancora di leggere le mail. Piano piano ce la faremo. Allora, ragazze mie e ragazzi, per questa settimana entriamo proprio in questa rinascita del Natale. Il Natale è come un simbolo, no? Questa è come la fine della notte oscura dell'anima, entriamo in questo fine anno 2025, l'anno 9, l'anno in cui abbiamo ripulito tantissime zavorre karmiche, zavorre soprattutto, quando diciamo karmiche, è un po' sdoganato questo termine, perché il karma non è quello che ti accade, no? È come ti approcci a quello che ti accade. Ciò non significa che se sei una persona risvegliata e ti capita qualcosa di duro, non devi abbandonarti all'emozione, non devi piangere, non devi... No, no, ma lo fai con un altro tipo di approccio e di consapevolezza. Per me questa è stata una settimana molto profonda, molto ctonia, molto sotterranea. Ho riso, ma come anche ho pianto molto. Sono ritornate le ferite dell'abbandono, è ritornata la ferita della penuria e dice perché? Non c'è un perché. Cioè, la mente non deve più avere l'ardire di voler controllare o misurare un'emozione. Tu sai che quello che ti deve arrivare per forza, o sì o sì. Cioè, è già accaduto quello che ti deve arrivare. E quindi questa volta come ti approcci? Con consapevolezza,
E quindi quel dolore diventa il tuo più potente alleato. E ogni volta che pacifichi ancora di più, pacifichi ancora di più, ehm, capisci che non devi arrivare da nessuna parte. Questo lo diceva anche il Buddha, eh. Diceva anche non c'è alcun cammino da percorrere, devi soltanto operare affinché i veli cadano. E questa è una cosa molto sottile, perché? Perché la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Dobbiamo portare la mente al servizio dell'anima e quando l'anima chiama, chiama con delle emozioni profonde che gli eventi ti portano in essere. Allora dobbiamo nutrire l'anima con la dolce tristezza, dolce malinconia, e aspettare che faccia il suo corso, quell'emozione, senza reprimerla, senza analizzarla, senza giudicarla. E stiamo facendo un lavoro grandioso. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo oggi con le nostre previsioni. Che stavo dicendo? Stavo dicendo una cosa, sì, sul Natale, no? E relativo soprattutto a quest'anno 9, stavo dicendo, la chiusura dire la chiusura di un grande karma è così riduttivo, guarda, a volte devo trovare delle parole. L'anno 9 è l'anno dell'eremita, è stato l'anno dell'eremita. L'eremita è il saggio, l'eremita è colui che si prende il tempo per guardarsi dentro e trova la luce interiore che poi li specchia fuori con la luce esterna. E andiamo verso l'anno 1, l'anno del mago, che è anche anno 10, però siccome il ciclo è di 9, quello che semineremo in quest'anno lo porteremo avanti per i prossimi 9 anni. Il 10 è la ruota della fortuna, sono gli eventi che non puoi controllare. Allora, con la saggezza acquisita dall'eremita, gli eventi che tu hai imparato a non controllare, perché se li controlli ti asfaltano, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, grazie agli eventi, la ruota, il 10, tu acquisisci la co-creazione con gli dei, il mago. E quindi tutto diventa più fluido, tutto diventa... Ah, c'è questa potenzialità, ok? E questo. Allora, ragazzi miei ragazzi, mettiamo quelli più piccolini oggi, due varianti, questa e questa. Potete sentirle anche entrambe come una variante unica, sotto all'info box trovate la timeline di ogni mazzo, ok? E partiamo dal primo mazzo. Allora, oggi facciamo una bella croce celtica, apriremo tutte le carte come abbiamo fatto l'altra volta per vedere tutti i semi, quello che accade in base a tutti i semi, no? Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia, prosperità e amore. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, energia della settimana, abbiamo il 5 di bastoni, blocco sfida, re di spade, e re di spade, no? King of, sì, re di spade, le radici nel subconscio abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe, cosa è successo nei giorni precedenti? 12 l'appeso, appunto, sì, sì, sono giorni di cambio di prospettiva questi. Allora, il potenziale in questa settimana abbiamo una bellissima regina di coppe. Cosa accade quindi in questa settimana? Il futuro possibile, bellissimo, abbiamo il sole. Qual è il tuo approccio? 9 di bastoni, beh sì, è chiaro. Influenze esterne, il 6 di denari. C'è un grande riequilibrio intorno a te, se abbiamo vissuto una settimana un po' sospesa, quella che è appena passata. Le tue speranze, le tue paure
la regina di spade, risultato finale, potenziale della settimana. Cos'è questo? Ah, bellissimo, 8 di bastoni. Allora, la settimana c'è questa energia del 5 di bastoni, no? Che mi dice subito che ci sarà movimento, movimento, agitazione, forse, forse qualche conflitto, qualche competizione, però non è in senso negativo, cioè più come un risveglio della tua energia. Sai quando... ok? Ecco, rituale erotico della Kundalini, mi raccomando, con questo 5 di bastoni che domina la stesa. Quindi è un risveglio della tua energia, una spinta a metterti in gioco, a confrontarti, a far vedere chi sei davvero rispetto alle tue paure, no? Questo, vi ricordate il video della La guerra è sacra? Ecco, cioè la guerra è sacra, siamo noi che abbiamo sbagliato il nemico, cioè il nemico è sempre dentro, il nemico è la mente, che ti fa vedere fuori, allora tutto ciò che non riconosci all'interno lo vedi fuori. Ecco, quindi è una... queste sfide da affrontare, questi piccoli ostacoli da superare, sono proprio stimoli a crescere, a dimostrare forza, a dimostrare resilienza, ma già lo fai qua con 9 di bastoni, no? Quindi il tema qui è entrare nella settimana con energia attiva, senza paura di lottare per ciò che desideri. Questo Re di Spade è la sfida principale, che mi parla magari di una persona, un confronto con una figura autorevole, oppure un contesto che richiede professionalità e fermezza. Perché al di là di una persona o meno, la settimana come sfida, come energia di Re di Spade, chiede decisioni precise, tagli netti e lucidità di prendere delle decisioni. Questo Cavaliere di Coppe nel subconscio mi dice che dentro di te c'è una spinta a vivere, a seguire il flusso di ciò che senti, no? Di quello che ti capita nella vita, a seguire il flusso, a darti alle emozioni, però non sempre si manifesta subito. Inizialmente c'è la tensione prima di darsi alle emozioni o alla persona che è portatrice di determinate emozioni. Questo è il motore silenzioso della settimana. Tu hai un desiderio di connessione, di incontri significativi, di gesti che parlano al cuore, no? Perché qua vedo nei giorni passati con l'appeso mi dice che sei arrivata o arrivato a questo punto qua di oggi, di questa settimana, con la sospensione. Ci sono cose che erano sospese qua, attese, e anche introspezione. Forse la settimana precedente ti ha messo un po' di fronte a dei blocchi, a dei rallentamenti, in cui tutto sembrava fermo, però l'appeso è come se ti avesse insegnato la pazienza, cioè la visione da un altro punto di vista, no? La capacità di lasciar fluire ciò che non puoi controllare, no? Infatti ce l'hai questa capacità qui, nonostante ci può essere un po' di tensione, no? E qual è il potenziale? Il potenziale è bellissimo con la Regina di Coppe. Questo è compassione, intuizione profonda che avrai, sensibilità, cura. Questo potenziale ti invita a coltivare le tue emozioni con consapevolezza, a darti alle emozioni con consapevolezza, a usare l'empatia in questi giorni come strumento potente, a trasformare le relazioni, qualsiasi esse siano, in occasioni di crescita. Lo fai con l'empatia, dandoti alle emozioni che le altre persone ti suscitano. Qua c'è il potenziale in questa settimana di vivere delle connessioni molto profonde, sia a livello affettivo che spirituale. Cioè, di accendere, no, questa sensibilità emotiva che inizialmente all'inizio della settimana non era così evidente, però stava già dentro, capito? E poi il sole è bellissimo come il futuro immediato della settimana, cioè qua vedo gioia in questa settimana o da metà settimana in poi, chiarezza, realizzazione, successi concreti, vedo momenti di felicità, riconoscimenti, apertura alla luce. Qua il sole scioglie tutte le tensioni iniziali del 5 di bastoni, porta energia positiva, entusiasmo, e qua vedo che vivrai delle esperienze appaganti poi, ok? Questa è la conferma che ciò che stai costruendo o manifestando prende forma e produce frutti visibili in questi giorni. Il tuo approccio è resiliente, determinazione, capacità di affrontare ogni ostacolo senza arrendersi. Quindi questa carta ti mostra come affronti la sfida con forza e coraggio,
proteggendo ciò che hai conquistato e restando vigile davanti alle difficoltà. Qua non sei impreparata, o impreparato. Qua tu sei pronta o pronto a difenderti, a perseverare. E guarda che arriva dall'esterno, bellissimo, 6 denari. Qua ci sono degli scambi equilibrati, ci sono degli aiuti, c'è del sostegno. Mi può parlare anche di una persona che offre aiuto, di un'opportunità che arriva dall'esterno o di un'opportunità che arriva da un contesto che favorisce l'equilibrio tra dare e ricevere. È una carta bellissima questa, che smussa eventuali conflitti e difficoltà iniziali, va bene? Poi molti di voi che riguardate la stessa metà settimana poi mi scrivete, perché ho letto alcune email, che comunque sia è tutto così come leggiamo, no? Perché tu ti allinei al flusso. Allora, le carte ci servono a vedere qual è il karma, individuale e collettivo, tanto lo stesso. Siamo un'unica anima individualizzata in tanti corpi. Ci danno il modo di essere consapevoli a ciò che accade, che deve accadere inevitabilmente, e cambiare il risultato degli eventi. Capito? Ok. Poi che cosa abbiamo qua? Speranze e paure con la regina di spade. La regina di spade è una figura che incarna saggezza e discernimento e autonomia, quindi la tua speranza è di agire con chiarezza, con intelligenza, con sicurezza, di riuscire a stabilire dei confini sani. E la paura al contempo riguarda il rischio di essere troppo distaccata o fredda o giudicante, perché qua vedo che c'è questa tensione, no? Quindi la tensione è un po' tra mente e cuore, tra apertura emotiva e rigore intellettuale. Però sei protetta o protetto da queste energie di coppe, capito? Il risultato che te lo dico a fare, qua c'è movimento, c'è tutto fluisce, c'è movimento, ci sono traguardi raggiunti, accelerazione di ciò che era bloccato. Ciò che era bloccato settimana passata quasi sblocca tutto. Notizie in arrivo, svolte improvvise, progresso concreto. Tutto ciò, ripeto, che si è mosso lentamente nei giorni precedenti, in questa settimana prende velocità. Eventi, comunicazioni, decisioni, manifestazioni che diventano più rapide. Questa è la conferma che la settimana si chiude con un'energia positiva, con slancio, con dinamismo, portando con sé risultati concreti, d'accordo? Adesso mettiamoci le specifiche per andare ancora di più nello specifico, appunto. Fammi vedere, così. Allora, vediamo questo 5 di bastoni. Il mago, che ti ho detto, è tutta energia creativa. Qua tu avrai la capacità di importi come volontà e manifestare un potere di creazione, va bene? Fammi mettere tutte le specifiche e poi ti dico bene. Sull'appeso, sì, c'erano delle cose ferme che ti davano preoccupazioni, notti insonni probabilmente. Re di spade al blocco. Il Papa, decisioni giuste da prendere, situazioni che non si sbloccavano. Sulla regina di coppe, il matto, tutto è nuovo in questi giorni. Il sole, 7 di spade, interessante. Dammi un'altra sul 7 di spade. Ah, il giudizio, ok. Adesso ti dico 6 denari, cavaliere di denari, infatti. Sull'8 di bastoni, il 6 di bastoni. Tu me la vinci in questa settimana, ma andiamo per gradi. Allora, prima di tutto vedo che con il mago tu avrai tutte le risorse interiori per gestire qualsiasi tipo di situazione. Anzi, non, scusami, per ottenere ciò che desideri, hai tutte le risorse interiori. Quindi questa settimana che cosa ti chiede di fare? Di prendere l'iniziativa, di fare scelte consapevoli. Tutto ciò che ti serve è già dentro di te. Con l'appeso nei giorni passati, il 9 di spade mi dice, e lo ribadisco, ci sono delle preoccupazioni o delle ansie riguardo a dei dubbi e delle paure che avevi, va bene? Questo periodo di sospensione è come se ha fatto crescere un po' la consapevolezza, no? La sfida che abbiamo in questa settimana, Re di spade con il Papa, non è una sfida qualsiasi.
Qua è un invito a prendere decisioni guidate dalla saggezza, dalla responsabilità e da principi profondi. Cioè non serve, non basta ragionare, serve integrità, ascolto delle lezioni karmiche apprese, capacità di guidare te stessa o te stesso e le situazioni con fermezza equilibrata. Cioè, ciò che ti aspetta richiede maturità. Questa regina di coppe col matto mi dà il coraggio e l'apertura totale al nuovo. Quindi questa settimana tu veramente potrai davvero lasciarti sorprendere, perché qua c'è un'energia di avventura e di novità emotiva. Qualcosa che sembrava rischioso e incerto si trasforma in un'opportunità di crescita e di libertà. Però devi abbracciare il cambiamento col cuore aperto, ok? Questo sole, 7 di spade, che ho messo il giudizio, qua la luce del sole si accende su ciò che era nascosto oppure sfuggente. Cioè, come delle verità emergono qua, delle situazioni poco chiare si chiariscono, c'è la possibilità anche qua di fare delle scelte che ti portano a liberazione. Non tutto sarà come sembra all'inizio qua, ma alla fine c'è chiarezza e giustizia karmica, quindi questa settimana il destino ti mette davanti a scelte decisive con il potere di trasformare la tua realtà. E qua tu hai dall'esterno supporto pratico, aiuti concreti, notizie, opportunità tangibili, cioè che rendono più facile superare degli ostacoli e dei momenti particolari, ok? E il risultato finale che te lo dico fare. Tutto accelera, comunicazioni, eventi, risultati concreti si manifestano rapidamente. Eccolo qua. Questi risultati portano riconoscimenti, avanzamenti e delle piccole vittorie che confermano il lavoro e le scelte fatte durante la settimana. Va bene? Quindi come temi principali, qua abbiamo le carte di bastoni, le coppe e le spade e i denari. Allora, i bastoni mi parlano di azione e movimento, sfide che diventano opportunità di crescita e manifestazione. Il mago 8 di bastoni indicano proprio questo slancio, le iniziative e le vittorie concrete confermato dal 6 di bastoni. Le coppe, emozioni e relazioni, soprattutto il cavaliere di coppe, il matto, ti invitano a seguire cuore e intuizione, cuore e fede, ad aprirti a nuove esperienze emotive e a lasciare andare le paure del passato. In tutto questo, il re, regina di spade, chiariti con il papa, il giudizio, mi parlano di saggezza e responsabilità e decisioni chiare e verità rivelate in questa settimana. E poi il cavaliere di denari, con il 6 denari, mi parlano del supporto pratico che avrai, delle opportunità materiali e anche il riconoscimento esterno. Ok? Ok, mettiamoci questi oracoli. Qui e ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Questa è una carta che mi dice che magari stai cercando risposte altrove, invece ce l'hai davanti in questi giorni, ok? Tante sono le dinamiche qua. Concentrati solo, non esiste il futuro, non esiste il passato è la possibilità di pacificare le immagini perturbate e il futuro è possibilità di creare. La materia stessa è possibilità, lo spiega anche la quantistica, ok? Solo sul presente. Solo sul presente e domani, la risposta è nel futuro, procedi con fiducia, concentrati solo sul presente, non pensare a domani, fai come meglio puoi le cose di oggi, ogni giorno, va bene? Le altre risposte arrivano nel futuro, però questa settimana, ma anche alla fine di questa settimana io credo, va bene? Infatti, te l'ho detto, buone notizie, eccole qua. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Quindi è una bellissima stesa fatta di dinamismo, di emozione, di pathos, ok? Più dinamismo, vediamo un po' cosa ti dice la dea.
Il perdono. Il perdono cos'è? La capacità di lasciare andare. Capacità di pacificare gli spiriti perturbati. Arriva un'emozione, formula pentacolare. Questo è il perdono. E questo 5 di bastoni che determina queste ansie con altre persone o sono conflitti interni, tanto la stessa cosa, pacifica le immagini perturbate con il pentacolo e con il rituale della Kundalini. E poi guardati il video, riguardati per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, dove c'è almeno una volta al giorno da studiare uno dei podcast dell'arte sciamanica, la guerra è sacra, ok? Con questa carta qui, ok. Mettiamone un'altra. E poi ci saranno delle rivelazioni. Questo ha a che fare col 7 di spade e il giudizio qua. La luce si accende su ciò che era velato, non compreso, ok? Delle rivelazioni, va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso vediamo nell'amore cosa accade. Allora, andiamo a vedere, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno, guardatevi sempre l'oroscopo del vostro segno zodiacale per il mese di dicembre, ok ragazzi miei ragazzi? E per quanto riguarda l'amore, quello sulla vostra anima gemella per ogni segno zodiacale, che lo trovate sempre nella playlist Identikit della tua anima gemella. Allora, vediamo. Scusami. Vediamo un po' cosa ci dicono questi oracoli sull'amore. Eccole qua. Ah, sono 3. Le lasciamo te 3? Ok. Vediamo la prima. Linguaggio tempo di siate testimoni della vita degli altri, tempo di qualità. Tempo di qualità. Qua è quando due persone hanno veramente il piacere di stare insieme e condividere del tempo di qualità, un picnic, cos'altro? Vi completate a vicenda nel modo più armonioso, corrispondenza perfetta. Ci sono delle possibilità qua di vivere una condivisione autentica con qualcuno, Però ci potrebbe essere delle terze parti, potresti avere a che fare con una situazione karmica o terze parti. Le terze parti sono la tua ombra, ve l'ho spiegato anche nel video di lui lei, no? Della scorsa settimana, credo, non mi sto ricordando. La terza parte, quando ci sono terze parti, la terza parte è sempre tu, sei sempre tu, è la tua ombra. Attraverso quello che richiede il tuo karma, te lo fa vedere, cioè, quello che è necessario che tu evolva, il tuo karma te lo mette in scena con le immagini perfette per te. Se ci sono terze parti qua coinvolte in delle situazioni, ti invitano a guardare la tua ombra, le tue ferite profonde, allearti con quelle. Abbiamo visto durante la settimana con la stessa celtica di prima che ci sono un po' delle tensioni iniziali, no? Ma vediamo un po' che cosa ci dicono. Vediamo. Allora, facciamo un tipo di stesa di questa natura, questa volta. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana dal 15 al 21 dicembre? Puoi mettere così. No, 2000 carte no, una alla volta. Cos'è? Ah, 7 di coppe. Regia di bastoni. Beh, ti vedo. Dai, veramente l'imperatrice. Vedo che allora, lettura di questa triade impattante, semplice. Hai tanti corteggiatori, o comunque sia, qua vedo che sei bellissima, magnetico, magnetica, hai tante opzioni da fare, non solo con persone, magari anche dei progetti che riguardano la tua vita personale, che ti motivano a livello emozionale. E qua c'è poco da dire. Io qua vedo che sei bellissima o bellissimo, lo ripeto. Hai un grande potere attrattivo, magnetico sugli altri. Potresti iniziare la settimana un po' confusa su che scelta fare, o di persone, o dove dare la tua energia così bella, così magnetica e così creativa. Sì.
ti vedo che ti prendi cura di te, ti sistemi, ti vesti, ti fai, ti vedo molto forte. Quindi qua le terze parti sono gli altri che vedono in te la terza parte, perché voglio dire, ma che carte. Vediamo un po' qual è l'energia della persona che ti viene, o delle persone, perché abbiamo un 7 di coppe qua, che ti vengono incontro, che ti viene incontro, l'energia dell'altra parte, qual è? Cos'è questo? Re di spade, e il mago, chiaro. Regina di spade, qua ci può essere una terza parte, vedi? Allora, qua c'è un re e regina di spade, qua c'è la voglia di manifestare. Allora, se già la conosci questa persona, è una persona che sa che deve confrontarsi con te, prendere la situazione in mano e manifestare un inizio che sia radicale, perché ti vede indisponente un po' nei suoi confronti o ti percepisce con le idee chiare che non lasci passare un pelo, cioè insomma così, ok? E c'ha tutta la voglia di manifestare questa opportunità insieme a te. Se non conosci questa persona, oppure se la conosci, questa persona ha tanto di barberelli per stare con te e manifestare un'opportunità importantissima, ma ci può essere una terza parte che riguarda o un ex, o una madre, o una sorella, o una datrice di lavoro, non lo so, o un'energia femminile un po' incazzata, va bene? Perché sei tu qua la bellezza. Interessante. Queste stanno, le due energie stanno così. Vediamo alla fine che succede l'amore per te. Otto di spade. Paggio di spade, sì, terze parti qua, o situazioni esterne. Il 2 di coppe, ma me la vinci qua, me la vinci. Allora, io credo che questo 8 di spade, paggio di spade, riguarda soprattutto delle situazioni nascoste o di terze parti, come dice questa carta qui, dove però poi tu me la vinci, perché qua io vedo un'energia meravigliosa che hai tu, sei splendida o splendido sul tuo piedistallo, ci sono inizialmente delle preoccupazioni o delle incapacità a muoversi da parte di qualcuno, ti osserva moltissimo, ci sono dei non detti, delle cose, poi abbiamo il 2 di coppe però, cioè nel senso parla chiaro la stesa. Vediamo energia positiva. Energia positiva, 10 di spade. Qua qualcuno chiude una situazione difficilissima. Io credo che riguardi questa persona qui. Chiude una situazione difficilissima con un'altra persona o situazioni che gli pesano nel suo intorno. Carta negativa. Ne ho prese due di nuovo, una alla volta, che non sono molto scivolose. Il carro è l'avanzamento che era bloccato qua. Inizialmente può essere bloccato un avanzamento, no? O che può essere anche una distanza. Però poi c'è 2 di coppe, è chiaro. Vediamo sul 10 di spade. Regina di coppe. Guarda, la tua attesa vince. La tua attesa vince. Per alcuni di voi si chiude una relazione con qualcun altro, rispetto all'altra persona fuori da te, però, che può essere questa qui, perché qua abbiamo una coppia. E quindi va tutto a tuo favore qua, eh? Sì. Quello che vedo sostanzialmente quindi è che questa settimana le emozioni sono intensissime e ci sono molte possibilità davanti a te. Allora, qua ci sono dei desideri profondi che emergono, delle occasioni anche di connessione autentica, come ci dice anche l'oracolo, e degli incontri che ti porteranno chiarezza e crescita. La persona che arriva verso di te è molto potente, eh? Questa persona è intelligente, ha fascino, ha consapevolezza e ti farà vedere anche con occhi nuovi e più lucidi una situazione. Ripeto, questa persona qui è possibile che ci siano delle dinamiche con terze persone, però vengono completamente chiarite o sciolte. Quindi il blocco, l'incertezza o la tensione qua mi cadono, va bene? Ci sono momenti in cui servirà una certa attenzione e un certo discernimento,
sì, non so se da parte tua o da parte dell'altra persona, perché richiedono dei confini sani qua. Però l'energia positiva, ripeto, mi porta apertura del cuore, c'è una rinnovata passione qua, connessioni sincere. Ehm, E questa energia ti evita di usare, di farti trascinare da conflitti o di giochi di potere, capito? Perché io qua vedo che l'amore si libera, si trasforma qui e si manifesta in modo autentico, profondo, appagante, no? Quindi questa settimana è un vero risveglio emotivo. Ti dice lascia andare ciò che non serve più, abbraccia la chiarezza, vivi l'amore con fiducia, perché questo è il momento di accogliere la trasformazione e permettere al cuore di guidarti verso relazioni più vere e soddisfacenti. Ok? Vediamo un po'. Cosa viene dopo la regina di spade? Sì, sì, il 5 di denari. Qua si sciolgono delle situazioni con altre persone, o dei blocchi o delle situazioni che erano inerenti a tutti i blocchi che ci potevano essere, capito? Se c'è un'altra persona non c'è più, capito? Questo è il senso. Vediamo sul 2 di coppe. Sì, il paggio dei denari, vedo inviti, proposte, la voglia di stare insieme, qua c'è la stella, di sognare insieme, magari non subito all'inizio della settimana, però dopo sì. Vediamo un po' questa persona cosa ti dice con i miei potenti oracoli, lui, lei. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Se è un ritorno, sono scappato per paura che mi lasciassi qua. È perché tu stai con l'imperatrice, la regina dei bastoni, qua stai fortissima. Qua molti non reggono, diciamo, la luce, no? Perché tu illumini le loro ombre. E questo è il senso di chi ha molta consapevolezza, molta presenza, molto coraggio, molta luce, per dirlo un po' nei termini che si usano più spesso. Che la tua luce illumina le loro ombre, capito? E vabbè, che ci dobbiamo fare, voglio dire. Cioè, vediamo ancora. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Cos'è il mondo? Il mondo è la capacità di vivere tutto in armonia con le leggi naturali. Questa persona ti vede come una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. È il modo di approcciarsi anche agli eventi, no? C'è una risoluzione molto forte qua. Cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure, infatti te l'ho detto, questo 8 di spade, le paure, infatti. Ma verranno affrontate, non solo affrontate, anche risolte, ok? Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli questi. Adattati al suo ritmo emotivo. L'altra persona ti sta facendo da specchio affinché tu possa connetterti con le tue emozioni profonde. Adattati tu al suo ritmo emotivo. Che cosa vuol dire? Spersonifica la persona, cioè togli la persona di mezzo, che è un mezzo attraverso di cui l'anima si serve per portarti un'emozione. La persona è l'espressione dell'emozione che devi vivere in qualità di divinità. Ok? E qua abbiamo Regina di Coppe, 10 di Spade, e qua tu fluirai a un livello di consapevolezza superiore nei prossimi giorni, grazie all'emozione che l'altro ti porterà. L'altro è un messaggero, ok? E poi qua vedo che c'è una perfetta condivisione, 2 di coppe e paggio di denari, qua vedo inviti d'amore, di condivisione, connessione autentica, va bene? Cos'altro? La tua anima gemella non è pronta,
qualcuno potrebbe non essere pronto ma essere un'anima affine, il 2 di coppe c'è qua come anima gemella, quindi adattati al suo ritmo emotivo, e proprio questa regina di coppe qui, 10 di spade al tuo positivo, no? Quindi non controllare l'evento, ma piuttosto adattati al ritmo emotivo che l'altra persona ti sta portando, perché la connessione autentica, 2 di coppe o anima gemella come vogliamo chiamarla, c'è. E la regina di coppe al tuo positivo, cioè tu fluirai a delle emozioni che prima erano stagnanti, vivendo del tempo di qualità insieme a qualcuno, ricordiamo qua, e facendo fluire determinate emozioni. Le altre parti, terze parti, sono sempre un aspetto che l'anima ti fa vedere affinché tu possa andare nella regina di coppe, che tu sia uomo o donna non importa, cioè adattarti al ritmo emotivo della tua anima che ti chiede di farlo, ok? Cos'altro mi dicono queste? La tribù, qua vedo incontri, ma non solo incontri, anche le terze persone. Le tue domande, le domande. Sì, serendipità. Allora, fluisci con la vita e non accelerare niente, va bene? Fluisci con la vita senza accelerare niente e goditi questo momento, perché questa è una settimana di alto godimento, senza premere, va bene? Senza pressare. Va bene, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo, andiamo a vedere una bella croce celtica per vedere tutte le dinamiche della settimana. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, energia della settimana, energia del presente, la forza, ostacolo principale, 6 di coppe, un po' il passato c'è qua. Sì, cavaliere di bastoni, passato recente, sì, cavaliere di spade, il potenziale, 8 di denari, futuro, il mago, il tuo approccio, 9 di spade, perché queste preoccupazioni? 7 di coppe, ok, influenze esterne, speranze o paure, e l'8 di bastoni, risultato finale, il re di spade. Guarda, te ne esci proprio con una mente risvegliata. Allora, questa settimana parte con il tuo coraggio, con la determinazione, con la resilienza. Io qua vedo che c'è un'energia interna tua, che hai la capacità perfetta di gestire le tue emozioni, anche situazioni complesse senza perdere la centratura. Quindi qua il messaggio è chiaro. Puoi affrontare qualsiasi cosa, la forza. E questa è una forza emotiva, non è solo una forza fisica e mentale, è una forza emotiva, spirituale. E qua mi dice che sei pronta in questi giorni a trasformare le sfide in energia positiva, in opportunità. Ostacolo principale è il 6 di coppe, e qua c'è un legame con il passato, che è l'ostacolo, oppure un legame a dei ricordi o delle situazioni che ti tengono un po' legata. Potrebbe indicare o la nostalgia che la vivi in modo vittimistico, oppure delle vecchie relazioni o delle dinamiche che sembravano chiuse ma che tornano alla mente. Perché tornano? Ti chiedono di essere risolte o chiarite, quindi la sfida è non farti bloccare da ciò che è già stato, ma usare queste memorie come insegnamento, quindi la pacificazione delle immagini perturbate, magia pratica 11, va bene? Del passato, perché non è solo il tuo passato, non è solo una persona del passato, il passato è è la possibilità di pacificare e il futuro è la possibilità di creare. Sono possibilità, come tutta la materia è possibilità, non esiste una realtà data, oggettiva, sostanziale. Quindi qualsiasi cosa ritorna alla memoria, pacificazione. C'è una spinta potente a volerlo fare, questo è il cavaliere di bastoni che mi dice c'è una spinta potente all'azione da parte tua, alla passione, alla voglia di muoverti, di prendere iniziative.
Però questa energia è anche impulsività, no? Quindi un po' di attenzione a bilanciare il fuoco con il cuore. Dentro di te c'è un desiderio di fare, di creare e di vivere con slancio, ma pacificami le immagini del passato o quello che rientra come nostalgia affinché questa energia possa fluire perfettamente, no? A questo ci servono i tarocchi, cioè strumento più bello non esiste per vedere proprio come bisogna fare, no? Il, e quindi nei giorni precedenti che c'è stato? Questo Cavaliere di Spade mi dice che è stata intensa la settimana che sta passando, che è appena passata. Ci sono state delle mosse che hai fatto veloci, oppure hai affrontato dei cambiamenti nei giorni passati, o delle notizie improvvise, o dei confronti serrati qua che ti hanno preparato o preparato a entrare in questa settimana con più consapevolezza, no? Con la forza. Qual è il potenziale di questa settimana? Ce lo dice l'otto di denari. Qua vedo che ci sono occasioni in questi giorni per migliorare le tue competenze, per costruire qualcosa di concreto o affinare relazioni e progetti. Qual è la chiave di questo otto di denari? Costanza e dedizione. Se investi con energia e metodo, se investi la tua energia costantemente, i risultati arrivano. E il futuro imminente, eccolo qua, si vede che già lo fai, c'è il mago. Creazione e manifestazione di quello che fai. Anche la manifestazione della pacificazione delle immagini perturbate che ti portano sostanzialità nella materia. Ok? Quindi tutto ciò che hai coltivato o sognato in questi giorni prende forma grazie alla tua capacità di concentrazione, di iniziativa e di intuito. Va bene? Questo 9 di spade qua mi dice che ci possono essere dei momenti di preoccupazione tua, dubbi, paure interiori, tensioni che potrebbero pesare sul tuo stato emotivo, perché abbiamo la forza qui, ma tu hai già il coraggio, no? Questa energia però non è che è negativa, indica solo che la tua mente lavora molto, analizza, cerca di prevenire problemi. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni è perfetta così, perché ti permette di respirare profondamente e, lavorando sul corpo, di lasciare andare l'eccesso di preoccupazione, va bene? Qua all'esterno ci sono delle possibilità che ti arrivano, alternative, scelte da fare. Io vedo che qualcosa o qualcuno entra nella tua vita e ti stimola a valutare diverse strade e anche ti invita a discernere ciò che è reale per te da ciò che invece è illusorio. Cioè qua è il momento per fare scelte consapevoli, mi spiego, non lasciarti distrarre da troppe emozioni in troppe strade. Poi lo chiariamo con i miei tarocchi comunque. Le tue speranze e le tue paure indicano un movimento veloce, accelerazione, cioè la speranza qua è che le cose si sblocchino rapidamente per te e che arrivi ciò che desideri, no? Ok. La paura qual è? Riguarda il non riuscire a gestire tutto il ritmo, capito? Rispetto alle cose che si sbloccano, oppure che qualcosa ti sfugga un po' dal controllo, questo è il senso. Soltanto fede ti serve. Usa la tua energia senza farti travolgere, va bene? Perché si sbloccano delle cose qua. E il risultato finale, Cuore di Spade, ti porta alla chiarezza, decisioni mature che verranno prese. Delle situazioni complicate si chiariscono, le scelte diventano più facili, c'è la capacità di agire con saggezza, equità e visione d'insieme, no? Quindi, con le carte che sono uscite qua, per esempio rispetto ai semi, no? Questi bastoni che mi parlano di azione, di passione, di slancio, vedo che c'è questa energia di movimento, di iniziativa che ti richiede coraggio e costanza. E le coppe qua, col 7 di coppe invece, e il 6 di coppe, sì, qua legami passati che chiedono chiarezza e possibilità di nuove connessioni. Ma il legame passato, le emozioni dei legami passati me le pacifichi con la magia pratica 11, il pentacolo, ok? Tutte le spade qua mi parlano di decisioni importanti, risoluzione di conflitti e maturità mentale. Invece i denari
qua mi parlano di concretezza, di impegno e dedizione che portano progressi concreti e risultati tangibili in questi giorni. Ok, vediamo adesso di chiarirci con i mini tarocchi tutto. Allora, mettiamo una carta su ogni carta e poi ti faccio un sunto. Sulla forza. 6 di coppe, guarda, qua c'è da pacificare, per non ripetere schemi del passato. 6 di coppe al blocco. L'asso di denari, ci sono opportunità nuove anche di vivere delle connessioni nuove, pacificando immagini del passato però, Cavaliere di spade, passato. L'8 di denari, 8 di denari. 8 di denari quello. Sì, 6 di spade, potrebbe essere anche un trasferimento o un passaggio di stato. Sul mago, l'eremita. Sul 9 di spade, asso di spade, ce l'hai la chiarezza, sì. Sulle opportunità del 7 di coppe, 3 carte sul 7 di coppe. Sì, cavaliere di spade. 7 di spade. 5 di coppe, ok, ho capito. Cavaliere, re di spade finale. Il diavolo, 2 altre. La forza, vedi? Un'altra. Chiarissimo, 3 di spade. Alla fine qua vedo collaborazione, cooperazione grazie alla chiarezza e alla risoluzione di conflitti. Allora, il nocciolo della questione è qua, legami del passato che emergono oppure emozioni del passato che emergono, va bene? C'è molta forza, molto movimento nel voler risolvere queste cose qui. C'è molta forza e determinazione da parte tua in questo. C'è qualcosa da risolvere, qualcosa da chiarire, da lasciare andare per poter avanzare, pacificare, no? Quindi alcune vecchie situazioni o emozioni tornano a farsi sentire, ma questa volta però ti danno delle opportunità di crescita, non solo nostalgia qua. Ci sono delle sfide, blocchi concreti, però ti verrà dato delle risorse tangibili per superarli, tipo opportunità pratiche, strumenti nuovi, hai delle conoscenze che ti aiutano a progredire. Il lavoro qui, i progetti e le relazioni si muovono, a volte con ostacoli iniziali, però ogni passo compiuto è prezioso e porta a risultati concreti, ok? Sul piano emotivo e relazionale qua ci sono dei momenti di forte introspezione e discernimento, Qua ci sono dei desideri profondi tuoi, delle connessioni che chiedono chiarezza e delle scelte da fare tra ciò che è autentico e ciò che distrae o blocca. Distrae o blocca. Alcune situazioni passate o delle complicazioni del passato, anche con terze persone qua, si chiariscono oppure vengono superate. C'è un invito a lasciare andare ciò che non serve più qua, ad aprirsi a ciò che è genuino, ciò che è vero, mi spiego. Verso la fine della settimana tutto accelera, vedo, ci sono delle decisioni che diventano chiare, arrivano delle notizie, delle opportunità che arrivano rapidamente e la realtà comincia a manifestarsi con risultati concreti e tangibili, quindi le sfide iniziali è come se diventassero traguardi per te. Capito? Sulla parte affettiva c'è un mix qua di azione, discernimento, liberazione. Vecchie dinamiche si sciolgono e danno nuove opportunità qua. Cioè il cuore si fa più leggero qua, capito? La mente è più lucida, il cuore è più leggero. È il momento di prendere il controllo qua, fare scelte consapevoli e manifestare ciò che desideri. Questo è il senso. Nel lavoro, per esempio, ci sono delle energie del passato, dei blocchi che tornano per quanto riguarda il lavoro, se di coppia o sui denari, no? È come se a volte ti potessi vedere un po' frenata o frenato a fare chiarezza su vecchi progetti o questioni lasciate in sospeso. Ecco, questa è la settimana in cui fare pulizia, cioè capire cosa è ancora utile e cosa no prima di avanzare. Perché? Perché il potenziale e l'azione concreta, 8 di denari e 6 di spade, mi dice che c'è la possibilità di crescita, di miglioramento pratico. Cioè qua tu perfezioni le tue competenze o sistemi delle situazioni che prima erano in stallo, o c'è un avanzamento, un progresso, un qualcosa che era in stallo, no? Quindi
questi sono giorni in cui le opportunità arrivano, ma bisogna saperle coglierle con lucidità, con determinazione. Il mago qua nel futuro imminente con l'eremita mi dice che avrà gli strumenti e l'intuizione per manifestare risultati concreti. Però serve concentrazione e saggezza, ok? Cioè non correre ad occhi chiusi, mi dice la stesa, usa strategia e introspezione. Perché verso la fine della settimana, con il Re di Spade e le sue specifiche, Diavolo, Forza, Tre di Denari, vedo che puoi risolvere dei conflitti a livello lavorativo e prendere delle decisioni importanti e consolidare collaborazioni o progetti, ottenendo avanzamento. Ok? Il lavoro qua si muove, i risultati concreti arrivano anche rapidamente. C'è una settimana di opportunità da cogliere, di progressi importanti nel lavoro, purché tu utilizzi la tua forza, la tua chiarezza e la capacità di discernere ciò che è valido da ciò che non serve più. Ok? Vediamo un po' cosa mi dicono gli oracoli. Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Tutto quello che accadrà in questi giorni, risvolti positivi, situazioni, è per andare incontro a questo blocco del 6 di coppe, cioè di integrare situazioni del passato pacificandole. Va bene? Perché spesso ti potrai meravigliare di alcune circostanze, no? Ok, non è un caso, ovviamente. Perché il risultato è quello di farti avere una mente lucida, allineata con il cuore. Cos'altro? Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Ci sono delle questioni su cui magari la mente si arrovellerà. Concentrati soltanto sulla pacificazione di quello che sta arrivando in questa settimana. E il resto, il risultato lo vedrai più avanti. E a livello completo, no? Di vari aspetti, poi siamo a migliaia, no? Cos'altro? Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso. Sì, in medio stat virtus. Gli estremismi, con gli estremismi non andiamo da nessuna parte, non è o bianco o nero, c'è una varietà di colori in mezzo. Quindi in medio stat virtus, non estremizzare niente, ma sì al centro. Questo te lo dico per tutti gli eventi che accadranno, ok? Al centro. Mettiamone un'altra. Detox, infatti, depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. Cos'è la negatività? È l'approccio vittimistico alla vita. Farsi influenzare da pensieri limitanti. Quindi magari chi sta facendo la pratica dei 21 giorni va bene così, perché quella lavora su tutte le strutture visibili e non visibili, no? Magari mangiate delle verdure di stagione, più verdure di stagione, mangiate sempre verdure e frutta di stagione per allinearvi all'energia di madre terra, va bene? Perché come sopra così sotto, come dentro così fuori, va bene? Per allinearvi, e soprattutto abbiate la consapevolezza di praticare in modo tale da sciogliere energie stagnanti. Ok, cos'altro ci dicono queste? Perché qua c'è il 9 di spade, capito? Risolto però dall'asso di spade. Il sole. Il sole è una carta bellissima. La dea ti dice: brilla, brilla senza esitare, senza aspettare nessuno, senza rincorrere niente. Brilla. Il sole è una carta di grande fortuna e di buon auspicio. E mi parla di gioia, mi parla di felicità che raggiungi in questa settimana, e soprattutto non ti premurare del fatto che qualcuno possa non, non cogliere la tua luce, cioè il fatto che la luminosità illumina le ombre degli altri, ok? Quindi che cos'è la luce? Coraggio, determinazione, passione, impeto, e questo ardore con questa forza qui
fa paura all'ombra degli altri, no? Quindi abbi consapevolezza di questo, ok? Quindi detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui per questa parte e andiamo a vedere nell'amore cosa accade. Allora, eccoci qua sulla stesa dell'amore, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, però partiamo dagli oracoli, questi. Allora, vediamo per te nell'amore, guardatevi sempre il vostro segno zodiacale del mese di dicembre, ragazze e miei ragazzi, per tutto quello che riguarda la vostra evoluzione in questo mese. È uscita da sola, la teniamo, vediamo. L'unione sacra dei due corpi che diventano uno, connessione fisica. E c'è intensità fisica in questi giorni. C'è lo sperimentare qualcosa di unico, eroticamente, sensualmente. C'è una connessione fisica qua. Vediamo cos'altro mi aggiungono. Aspetta di una conversazione a cuore aperto. Quindi ci sarà una connessione fisica e aspetta di una conversazione a cuore aperto. Cos'è la conversazione a cuore aperto? Autentica, vera, bellissimo. Ok, vediamo un po' cosa accade. Allora, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi nell'amore in questi giorni dal 15 al 21 dicembre? Re di spade. La luna e la ruota della fortuna ci picchia. Aspettati l'imprevisto. Diavolo, ci picchia. C'è una persona che è ossessionata da te, aspettati l'imprevisto. L'imprevisto cosa vuol dire? Affidati agli eventi. La ruota della fortuna mi dice che ci sono delle cose che accadono, che fanno venire fuori ogni dubbio, che si aprono certe strade di verità, c'è una connessione fisica molto potente con qualcuno. Ci sono degli eventi che cambieranno le carte in tavola con qualcuno o una connessione molto potente che arriva con qualcuno. Nonostante tu possa avere dei dubbi o avere delle paure in merito a queste circostanze, la luna ci insegna di affidarci all'intuizione. L'intuizione che ti viene tramite gli eventi, no? Magari non sai che sta succedendo, affidati all'intuizione, eventi che cambiano rapidamente ci sono qua. Vediamo la persona che ti viene incontro. Magari hai un po' paura di darti a questa persona o a questi eventi. Vediamo, qual è l'energia della persona che ti viene incontro? È uscito l'otto di spade, il carro, la torre. Allora, vedo chiaramente questa persona vivrà una rottura in questi giorni. Cioè, allora, è qualcuno che potrebbe sentirsi bloccato o limitato da paure o indecisioni, però è pronto a muoversi con determinazione e forza di volontà. Questa torre mi parla che potrebbe avere, o sta vivendo una rottura, questa persona, o vivrà una rottura, o un cambiamento improvviso, o un crollo di vecchi schemi. Non lo so, può essere qualcosa che la libera, l'ha liberata da situazioni che lo trattenevano, come vecchie relazioni o blocchi emotivi. Cioè questa persona arriva da una trasformazione qua, sta lasciando andare il passato e porta con sé una forza di cambiamento potentissima, però anche un po' di instabilità iniziale. Va bene? Ecco perché qua gli eventi improvvisi che accadono, che possono generare un po' di ansia, un po' di degli eventi inattesi che possono portare un po' di preoccupazione. Non perché tanto siano negativi, ma perché le situazioni qua cambiano rapidamente, no? E ti costringono a guardare con chiarezza ciò che stava nascosto, la luna, o era poco chiaro. C'è movimento, tutto ciò che succede spinge a capire meglio te stessa e le tue vere priorità emotive, va bene? Interessante qua. Vediamo alla fine cosa accade.
Cosa accade alla fine, amore, per te in questi giorni? Ah, re di bastoni, l'otto di denari e la papessa. Vedo chiaramente che il re di bastoni mi parla di una persona decisa, matura, pronta a prendere l'iniziativa qua, che vuole impegnarsi, mostrare leadership nella relazione, portare energia, entusiasmo, concretezza. Questo non è un approccio superficiale, c'è un desiderio reale di fare qualcosa insieme, di muoversi. L'otto di denari mi conferma che ci sarà impegno pratico sulla relazione. Non è solo sentimento, qua c'è volontà di costruire, di manifestare ciò che si desidera, di dedicarsi con costanza. La papessa qua mi dice che tutto ciò richiede ascolto, richiede pazienza. Bisogna leggere bene i segnali in questi giorni, ascoltare le emozioni e il cuore e capire se ciò che si sta costruendo è autentico. Con la papessa qui c'è anche saggezza nel lasciare emergere i tempi giusti, va bene? Perché la papessa qua mi dice che la connessione diventa reale, si lavora sulla connessione se c'è equilibrio tra azione e intuizione. Cioè, io qua vedo che c'è un grande potenziale per un incontro significativo in questi giorni, oppure per una relazione che prende forma, con una persona pronta a impegnarsi e portare energia concreta. Non è detto che tutto si manifesti subito in modo completo, però, ma la direzione è chiara: azione, impegno e consapevolezza emotiva che guidano i passi della settimana. Sì, fammi vedere un po', di mettere delle specifiche sulla papessa. Sì, cavaliere di spade. Allora, usando l'intuizione e l'azione, il rapporto si stabilizza, si concretizza. Qua possono esserci delle tensioni però relative a qualcosa. Fammi vedere qua questa persona qua. Una carta sull'otto di spade. Ah, la regia di denari, potrebbe esserci un'altra persona qua. Oppure no, comunque mo ti dico. Ehm, Vediamo, o qualcuno è impegnato, o ci sono delle priorità familiari. Vediamo la torre. Cosa porta la torre? Ah, qua c'è il sole. Fammi vedere cosa porta la ruota per te. Ah, il 10 di spade. Ancora sulla ruota? Il 9 di bastoni. Sei tu che chiudi un ciclo difficile, stai un po' sulla difensiva, ma con resilienza, ok? Allora, chiaramente vedo che questa persona può avere delle responsabilità concrete, in situazioni pratiche da gestire. Non è necessariamente una terza persona, in senso amoroso, ma di certo questa persona ha una vita strutturata, ha dei legami da considerare, cioè una persona concreta, matura, però allo stesso tempo potrebbe sentirsi un po' limitata da questi impegni o dalle circostanze, no? La torre chiarita dal sole indica un cambiamento improvviso, una liberazione, una rivelazione positiva, qualcosa che cade nel suo mondo o nella relazione, serve a fare spazio a chiarezza e a verità, quindi porta trasformazione la torre. Luce, comprensione, consapevolezza, non è qualcosa da temere qua. Volevo chiarirla per questo motivo, perché il sole illumina, no? Porta energia positiva. L'unica cosa, quella papessa col cavaliere di spade, ci sarà un'azione rapida, comunicazioni dirette, qualcosa che prima era nascosto qua, o rimandato, ora si muove velocemente. Probabilmente parole, messaggi, chiarimenti che aiutano a capire dove si sta andando, no? Tu lì, tu finisci delle situazioni che hanno pesato, capito? Questa è la chiusura di un ciclo doloroso che però permette di rialzarti con maggiore consapevolezza e forza interiore. Quindi la persona che arriva porta concretezza e responsabilità, ma sta vivendo o ha vissuto dei cambiamenti significativi e liberatori. Torre Sole. Dopo momenti di attesa o di riflessione, la papessa, ci saranno tra di voi movimenti rapidi e decisioni chiare e la chiusura di vecchie situazioni pesanti che permetterà di avanzare con forza e consapevolezza. Quindi 10 di spade, 9 di bastoni, con la resilienza, no?
Quindi l'incontro qua è reale, c'è potenziale per chiarezza e impegno, però bisogna essere consapevoli dei tempi, delle responsabilità, dei cambiamenti in corso, va bene? Vediamo un po' energia positiva. Ecco perché comunicazione a cuore aperto, eh. Energia positiva per te in amore. L'appeso energia positiva significa che, come ti ho detto adesso, la necessità di aspettare determinati tempi, va bene? Al tuo positivo sta l'appeso, e al positivo l'appeso mi indica anche la capacità di guardare cose da un altro punto di vista, ma anche che l'attesa è al tuo positivo, ok? Energia negativa o blocco rispetto all'amore, sì, lo sviluppo, l'imperatrice, non è tutto subito, come ti ho detto, non è tutto subito. È necessario avere una certa attesa, pazienza per vedere le cose rischiararsi da sé, va bene? Sull'appeso, il diavolo al positivo. Allora, c'è una voglia matta di stare insieme, di fare cose insieme, questa è l'attrazione fisica, no? C'è una voglia matta e anche la necessità di aspettare un certo tempo giusto affinché le cose maturino da sé, perché il diavolo al positivo è anche il cambio di prospettiva rispetto a delle circostanze che possono tentare in negativo, hai capito? Quindi delle circostanze che possono far emergere dei blocchi, delle paure, in modo tale che vengano rischiarate e la relazione possa fluire. Sì. Vediamo un po' cosa mi dicono questi oracoli, i miei. Cosa ti dice questa persona? Che potete trovare sotto all'info box, eh? Cosa ti dice questa persona? Sei bella da togliere il fiato. E te l'ho detto perché c'è molta fortissima attrazione qua. Sei bella da togliere il fiato. Sei la mia vita. E qua c'è ossessione però, ragazze, pure. Sei la mia vita, cos'altro? Sono geloso di te. Qua abbiamo un fulmine. Qua abbiamo un fulmine. Tu hai una carica erotica potentissima su questa persona, eh? Perché c'è la papessa qua. E la sciamana, una carica erotica potentissima qui. Se ci sono altre persone, dai un po' di tempo perché non ci saranno, però devi aspettare un attimo, ok? Perché c'è la volontà a costruire con te. Vediamo cosa mi dicono queste. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. L'avevamo visto nella croce celtica generale prima, no? Senso di incompiutezza, lavoro sul passato, perché qua abbiamo lo sviluppo, la compiutezza, diciamo, al blocco. E quindi il lavoro che viene fatto emotivo in questa settimana farà lavorare sulle immagini non pacificate del passato quando non hai avuto completezza nelle relazioni. Ti ho detto pacificazione immagini perturbate, magia pratica 11. Come vedi, il messaggio continua su quell'andamento, ok? Cos'altro? Addio alla routine e poi dopo tutto cambia. Questa è una carta di sblocco, va bene? Vediamo cos'altro mi dicono queste. La tribù mi parla dell'intorno anche, no? Ma anche degli incontri, ma anche dell'intorno un po' affollato. C'è una scelta da fare, e poi ci sarà la pace. Guarda, te l'avevo già detto con i tarocchi, c'è un incontro da fare rispetto al guardarsi in faccia, no? Guardare in faccia le proprie dinamiche interne, magari proiettate all'esterno anche da terze persone, che possono essere amici, familiari, parenti, l'intorno di questa persona.
Una decisione da prendere che è abbastanza difficile, difficile per la mente, non per l'anima. E poi c'è la pace, ok? Poi c'è la pace. Te l'ho detto già prima, guarda, qua a fondo Anime Gemelle c'è un grande potenziale qui. Come al solito le relazioni, ragazze e miei ragazzi, sono lo specchio delle nostre doti, capacità e talenti, no? Per realizzare poi il vero amore, che è quello di amore psiche. Però il senso è proprio questo, usiamo quelle relazioni per realizzare la nostra gioia, guardando le paure, gli attaccamenti, le resistenze, cambiando prospettiva rispetto a questo. Se state già lavorando con la pratica 21 giorni è già insito dentro di voi questo, è solo un repetita iuvant. E per chi non lo sta facendo invito a farlo, sottoscrivo, però questo è il sentiero che porta alla gioia e alla liberazione finale, che è l'amore, no? L'amore puro in tutti gli aspetti della tua vita. Quindi detto questo io concludo qua, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!